Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Sono molto carico perché finalmente avete raggiunto i 200 mi piace sul video della settimana scorsa. Anzi, li avete superati di gran lunga. Siamo quasi a 250 al momento in cui sto registrando questo video. Quindi sono contentissimo e niente, ho voluto portare questo video sul canale perché ho ricevuto tantissime richieste tramite messaggio privato e tramite email attraverso il mio sito internet. Il video è un aiuto grande verso tutti i modellisti che cominciano perché l'argomento di cui tratterò è un cruccio per tanti, ma a parer mio anche per alcuni che già lo fanno da diverso tempo. Su questo argomento ci sono sempre dubbi e quindi, come diceva un vecchio detto cinese attribuito a Confucio, non dare un pesce all'affamato perché lo sfamerai per un giorno, dagli invece una canna e lo sfamerai per una vita. Quindi ragazzi, il problema è soltanto che io non so se ho la canna. Invece io la canna ce l'ho. Allora sigla. Pronti ragazzi? Come sapete dal titolo, il video si riferisce alla tiranteria del gas, del freno e dello sterzo. Quindi montaggio, assemblaggio globale e settaggio della tiranteria. Quindi EPA, fine corsa, giochi, tutto quello che c'è da sapere sulla tiranteria. Dove ho estratto questo video? L'ho estratto dal montaggio della Kyosho MP10 TKI2. Quindi il video che non è pubblico ma che io do a chi acquista la macchina da me e se volete vederlo contattatemi in privato, sono circa 6 ore e mezzo di video totali e ripeto, il video sarà molto lungo, vedrete, ma sarà dettagliatissimo, quindi carta, penna, prendete appunti e guardatelo bene perché sicuramente se settate bene la vostra tiranteria del gas, del freno e anche dello sterzo, ne trarrete dei grandi vantaggi durante le vostre sessioni di test o durante le gare. Andiamo a vedere. Quindi, pronti per la nostra tiranteria. Allora, ricaviamo le squadrette, nel mio caso 25 denti. Ok, e ricaviamo tutti i pezzi che ci servono da questa stampata. Quindi ok, molto semplicemente per il tirante dello sterzo dovremmo andare a unire questo uniball. Preoccupatevi di andare dritti e preoccupatevi soltanto che questa filettatura rimanente sia uguale a quella che rimane dal lato opposto, solo per un fattore estetico, però insomma poi andremo a registrare quando è sopra la macchina. Ok, in questo caso un uniball va per questo verso che sarà quello lato salvaservo e un altro va in questo verso che sarà quello lato squadretta, quindi vanno contrapposti. Ok, questo va montato sopra la squadretta con la vite
questa. Se ci fosse un po' più corta sarebbe anche meglio. Questa è troppo corta. Proviamo con questa. Ok, questa ci va. 3x12, quindi. Qui c'è lo scasso per il dado. Ok, vedete che finisce esattamente dove finisce l'azzurro della plastichina del dado. Ah, cosa importantissima. Io ci sto montando quella di plastica, qua negativo. Io ci sto montando quella di plastica semplicemente perché non ho al momento squadrette in Ergal, non ce l'ho. Quindi in pratica non ce la posso montare. Però ovviamente va messa subito quella d'Ergal. Adesso faremo le misure, poi quando mi arriverà la monterò. Allora, questa la possiamo già andare a montare, ma cosa dobbiamo fare per prima cosa di tutti? Ragazzi, due cose importantissime. La prima, di qualunque cosa io abbia trattato all'interno di questo video, troverete tutti i link in descrizione, così come anche vi faccio apparire il video velocizzato del montaggio della MP10 TKI2, quindi se volete potete anche andare a guardarlo e se vi potesse interessare visionarlo a velocità normale, contattatemi in privato attraverso i 1000 modi disponibili. Questa era la prima. La seconda, mi raccomando, mettete il like anche su questo video, iscrivetevi al canale che siete ancora veramente pochi iscritti rispetto a quelli che guardano globalmente il video e niente, buona visione, buona continuazione. Dobbiamo accendere il nostro radiocomando e impostare tutti i subtrim a 0. Quindi accendiamo steering, subtrim, ovviamente vi faccio vedere sulla mia, però voi potete farlo dove volete, cioè dovete farlo ovviamente dalla vostra radio. Quindi subtrim a 0, accendiamo la macchina. Ok. Andiamo a collegare la squadretta in un punto, direi casuale, ma è sbagliato, non è un punto casuale, è un punto più centrale possibile, cioè che sia più a 90 gradi possibile rispetto alla cassa del servo. Chiaramente in base a dove torna il 1000 righe. Ok, questa è inserita. Allora, mi sto aiutando con la radio. Qui è chiaramente lunghissimo, vedete? Qui dovrebbe essere quasi nel mezzo, ma ovviamente non lo è. Quindi spostiamo e teniamoci aiutati con il servo, con la radio. Si va a mettere la nostra vite. Sotto c'è il controdato, ricordatevi, e non premete troppo. Ok, ho premuto troppo. Chiaramente questo succede perché è l'inizio, cioè non l'avevo mai avvitato la prima volta. A questo punto vediamo se riesco a prenderlo con questo, eccolo, e reinserirlo in sede. Una volta che l'avete stretta la prima volta non succede più. Ok, chiaramente tutta storta, noi dobbiamo andare con la chiavina
smontando il filtro, dobbiamo andare a cambiarla. Loro la fanno montare in questo verso, ma io non l'ho mai più montata da quando avevo due filtri e praticamente mi dava noia, quindi la monto sempre nel verso che per loro è opposto. Ok, la regola direbbe di fare questo parallelo a questo. In realtà io su questa macchina, cioè sulla vecchia via, che comunque penso sia uguale, mi sono accorto che quando si fa partire la squadretta leggermente, era così anche troppo, ma qualche idea più verso il centrale, a me mi sterza meglio. Io non so perché, e quindi la faccio sempre in questa maniera. Quindi diciamo, io vi dico la regola, quale sarebbe quella giusta, e cosa invece poi faccio io, che magari è sbagliatissimo, cioè attenzione, voglio insinuare che... Quindi io che cosa farò adesso? Andrò a portarlo in modo che sia perpendicolare, così. Vedete, non vi dà noia il servo, qui invece vi darebbe noia anche la cassa del servo, invece qua no. Quindi io preferisco metterlo da questo lato, l'esagono. Allora, ok, c'è ancora un po' da avvitare. Ok, diciamo che circa dovrà stare così, circa, e lo vado a recuperare con il subtrim. Il subtrim è la posizione di partenza del servo, quindi vado su sterzo, subtrim, e vado a metterlo, vediamo da che lato devo girare, no, dal lato opposto. Ok, circa così, così. Ok, così, e poi lo recupero con la vite ancora. Diciamo che faccio avere questa posizione di base alla squadretta e riporto tutto perpendicolare. Ok, sembra essere a posto. A questo punto qua si può mettere e dobbiamo fare quella del gas. Quindi cosa facciamo? Qui chiaramente manca la vite, ci manca il frenafiletti, ovviamente poi vanno fatti i fine corsa a macchina montata. Allora, cosa facciamo? Andiamo ad assemblare la nostra squadretta del centrale. Ci servono questi e questi. Allora io mi ricordo come ho fatto nell'altra macchina, ma chiaramente se no sarebbero state prove su prove. Guardate, qui ce n'è uno con lo scasso per la vite, ok? Io li monto in questo verso, così. Metto una piccola prolunghina, la più bassa che c'è. Oh, scusate, la mediana, mi sembra che era la mediana, sì. La mediana, metto questo e il dado. Ok. Il dado, ragazzi, non dovete stringerlo. O meglio, cosa faccio io? Adesso vi faccio vedere. Lo stringo e poi lo allento fin quando non scorre tutto. Per esempio, ora non sta scorrendo niente. Ok, perfetto. Qui deve scorrere tutto libero. Poi prendo lo spacer piccolo, lo metto qua sotto e ci metto il tirante del gas. Vedete che qua c'è lo scassettino per la vite. Questa è la vite, qua non importa niente di trascendentale. Anche qua avvito tutto e poi lo svito. Ok, vedete già scorre, perfetto. A questo punto dobbiamo andare ad inserire i tiranti. Quindi abbiamo i tiranti lunghi per i freni e il tirante corto per il gas. Quindi andiamo a avvitare l'uniball, che è questo. E qual è il mio trucchetto per avvitare l'uniball? Siccome qua ci si spezza le mani, io uso la pinza a scatto o pinza grip a seconda.
Ok, a questo punto perfetto, scorre. Ci dobbiamo mettere un collarino, la molla lunga, e io vi consiglio di stirarla un po' così, basta pochissima forza, ragazzi, non un chilometro, e un altro collarino a chiudere. Per adesso monteremo tutto in posizione casuale. Una volta poi montato sulla macchina andremo a fare le regolazioni vere e proprie. Ok, a questo punto andiamo ad avvitare queste. Quanto si avvitano? Le portiamo circa a far uscire 2 mm di filettatura dal lato opposto, circa, ripeto, perché poi è una regolazione che andrà fatta finito, tipo così. Ecco, anche troppo, così, perfetto. Mettiamo l'altro. Ok, è dritto, bene. Quando si è dritto si può andare anche direttamente così. Potrà uscire identico all'altro momentaneamente. Ecco fatto. A questo punto si vanno a inserire questi collarini, anche questi in modo momentaneamente casuale, non nella stessa posizione, perché questo sarà il freno davanti, questo sarà il freno dietro, le regolazioni manuali per fare il bilanciamento. Quindi se li mettiamo nello stesso posto poi non ci giriamo bene con le dita della mano. Per ora appoggiamoli proprio così, e a questo punto le tiranterie sono pronte da montare sulla macchina, quindi andiamo a montarlo. Qui come dovete fare? Sempre di nuovo sub trim dello sterzo, questa volta a 0, e infatti era già a 0, perfetto. Assicurarvi che dia gas in modo giusto. A me sembra esattamente al contrario, proviamo un attimo. Infatti c'è da fare il reverse, quindi reverse, throttle, normale, perfetto. Ok, ok, a questo punto si cerca di metterla più perpendicolare possibile alla squadretta, ma prima dobbiamo far passare questi due ferruzzi all'interno dei tiranti delle camme dei freni. Vedete, questo intanto è troppo in là, va spostato. Ok, più o meno adesso rifaremo il sub trim. Quindi questo troppo in qua, freniamo, lo giriamo. Allora aspetta, prima giriamo questo qua, quindi andiamo a questo punto a fare la posizione corretta del sub trim. Qui già dobbiamo spostare di nuovo. Questo lo mettiamo più interno, facciamo il rovescio. Questo lo mettiamo più esterno. Ok,
modo che con la mano si riesca tutte e due a lavorarci meglio. Ok, queste le possiamo anche fissare perché saranno la nostra posizione definitiva. A questo punto andiamo a subtrimmare trottle e dobbiamo spostare la squadretta, in questo caso così, in modo che venga parallela alla cassa. Perfetto. A questo punto potremmo già regolare il gas, ma preferisco prima finire il freno, che è la cosa più complicata. Allora, cosa vi consiglio di fare? Per lavorare sul freno vi consiglio di svitare il serbatoio. Come vedete, ma come abbiamo montato prima? Lo so, ho svitato per lavorare meglio. E ovviamente andrebbe tolto anche il filtro dell'aria. Ok, a questo punto cosa si va a fare? Si va a inserire questi, che sono i plastichini, vedete? Vedete perché senza serbatoio si lavora meglio? Già si lavora male con il serbatoio, senza serbatoio. Immaginatevi con. A questo punto le istruzioni dicono di inserire queste mollettine e poi i collarini. Io invece faccio una cosa diversa, e cioè io vado a ritagliarmi dei pezzetti di tubo che mi danno una frenata migliore rispetto alle mollettine. Ok, chiaramente non potrete, se quello leggermente più lungo lo mettiamo dietro in modo che venga una frenata più dolce, ma quando poi preme più aggressiva. Che volevo dirvi? Ah, ecco, chiaramente non li potete mettere diretti su questi plastichini, ci vogliono delle rondelline. Eccole qua, sono rondelle non di 3, ma con il foro di 2,5. Io non so dove si trovino, ma la chioscia le fa. Vanno messe subito dietro il plastichino. Poi ci va il tubo della miscela, che ho sbagliato tubo. Cioè va questo lungo dietro, come abbiamo detto, e questo più corto davanti. E a questo punto ci andiamo a mettere i collarini. Per il momento in modo abbastanza casuale, abbastanza. Ok, a questo punto, prima di fare le regolazioni corrette, che poi sono quelle che contano, dobbiamo fare gli angoli della macchina. Quindi mettere a posto la macchina a livello di angoli, con le ruote, tutto montato per bene, quindi fare le prime misure base, poi con le ruote montate, e a quel punto andremo a fare le lunghezze definitive, e anche qua taglieremo questi e i fine corsa. Quindi in pratica a questo punto dobbiamo stringere il motore bene, con accoppiamento fatto, anche se dopo ci toccherà rilevarlo di nuovo. A questo punto, per fare diciamo la base di tutto qua del freno, visto che il gas ancora non è collegato, dovete sentire se ci sono differenze tra quando siete al minimo, cioè quindi senza gas, quanto scorre, e quando poi andate ad aprire gas. In questo caso ci sono differenze, cioè la sento che al minimo è un po' più dura, quindi questo non sta tirando, quindi è per forza quello dietro, infatti. Quindi basterà semplicemente allungare questo di pochissimo. Identico, perfetto.
A questo punto cosa dovete fare? O avete qualcuno che vi tiene la radio, oppure praticamente dovete farlo voi con un escamotage. In che modo? Andando sul subtrim, perché dovete tenere leggermente frenato, quindi break, scusate, subtrim è B25, quindi noi adesso lo mettiamo a B50, quindi fissiamo 25 punti di freno e andiamo a girare qua. Ok, ancora non sta frenando, cioè sta frenando pochissimo. Ok, allora andiamo a questo punto a 60, cioè quando comincia a frenare ma non che sia bloccata. Ok, vedete, io giro la corona, guardate, e vedo che dietro già non gira più e davanti invece gira, quindi vuol dire che il nostro bilanciamento freni nella parte iniziale è più sul posteriore rispetto che sull'anteriore. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a spostare questo collarino in modo che freni prima quello davanti. Potremmo anche andare, qui tra l'altro vedete c'è ancora da sistemare questo qua perché l'avevo messi a caso. Ok, quindi si svita questo qua, si svita questo qua, questo si mette da ultimo, proprio così, in modo che, ok, da ultimo si mette dritto. Ok, ecco fatto, perfetto. A questo punto si riporta nuovamente il subtrim a B25, si va a mettere più o meno, vedendo quanto scorre il ferruzzo, vedete, si va a mettere come l'altro, come a livello di gioco. Ok, questo arriva qui, questo arriva qui. Ok, dovrebbe già praticamente essere quasi a posto. Vediamo un po', alziamo a B60. Ok, in questo momento scorrono tutte e due, quindi alziamo ancora 70. Ok, vedete, girano insieme, è diventata dura parecchio, ma girano insieme, quindi abbiamo in questo momento un bilanciamento 50 e 50 quasi. Perfetto, per partire la lasciamo così. Da questo momento in poi, allora torniamo a B25, che era il minimo, e sentiamo di nuovo se scorre. Ok, B25. Perfetto, così è la nostra posizione base, come dovrebbe essere. Non ci sono differenze e dovremmo avere un bilanciamento 50 e 50. Perfetto. A questo punto che abbiamo il 50 e 50, tra l'altro è venuto in maniera molto culosa in questo caso, cioè con pochissime prove, andiamo a stringere forte anche qua. Ok, e andiamo a tagliare questi. Ok, perfetto, la nostra tiranteria dei freni è fatta. Ok, andiamo a stringere anche tutte le altre viti qua, il grano, quest'altro grano, quest'altro grano, e questi invece aspettiamo, perché quando daremo gas poi vedremo come siamo messi. A questo punto attacchiamo anche il subtrim, il coso del gas, che è durissimo, quando è nuovo è veramente duro. Ok, ok, portiamo subito questi collarini
in posizione perpendicolare in modo che possiamo vederli. Ok, siccome noi sappiamo che questa ormai è ferma, perché questa l'abbiamo decisa noi come deve essere, e abbiamo già tutto il bilanciamento dei freni fatto, tutte le cose fatte, quindi subtrim questa non può cambiare la sua posizione base, dovremo noi andare a metterci a posto con la squadretta di qua. Allora, qua subito una cosa che conviene fare a parer mio è girare questa, perché vedete come lavora torto, invece io voglio che lavori dritto, quindi se io questo lo giro siamo già a posto, cioè siamo già a posto, ho fatto soltanto le misure. Quindi potevamo anche alzare questo, quindi con questo grano girare l'uniball del carburatore, ma siccome questo motore deve montare su tutte le macchine uguali, cioè quindi praticamente sull'altra mia macchina deve montare alla stessa identica maniera, allora devo fare in modo che questo sia una variabile fissa, cioè non una variabile ma un parametro fisso. Ok, mettiamo esattamente al contrario e vediamo cosa succede. Mi raccomando, stringete e poi allentate. Ok, mi piace già molto 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 di più. Mi piace già molto 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 di più. Perfetto. A questo punto torniamo a mettere il collarino. Lasciandogli, diciamo, all'inizio poco gioco. Poi questo è un parametro che ogni pilota si setta il suo. Quindi così io di solito vado circa mezzo millimetro di gioco. Ok. Ok, date sempre gas piano. A questo punto dobbiamo vedere che quando il nostro freno, vedete, questa molla che cosa serve? Questa molla serve perché se noi qui non avessimo questa molla, quando andiamo a frenare, il carburatore potrebbe fare il gioco che vuole, praticamente, quindi venire anche avanti. Invece questo tiene chiuso il tamburo del carburatore. Quindi noi che cosa potremmo fare? Potremmo anche tirarla questa molla in modo che abbia più forza sul tamburo, no? Però se la tiriamo tanto, praticamente andremo a togliere la corsa possibile del freno, perché quando questa molla è tutta a pacco è inutile io vado a continuare a dare EPA dalla radio, quindi forza, quindi fine corsa più in qua alla radio, perché tanto non ci va, perché qui è tutto un pacchetto, non riesce più a spostarsi. Invece, vedete, in questo caso io adesso sto frenando tutto, chiaramente c'è un fine corsa molto basso che ho fatto inizialmente per cominciare a lavorare praticamente, ma in questo caso vedete, nonostante stia frenando tutto, c'è ancora tanta molla da poter comprimere e il carburatore, quando io do gas e mi fermo, si chiude subito. Quindi se io do tutto gas e lascio di colpo, questo toccando col dito non deve venire più indietro, cioè deve essere già fermo, perfetto. E quindi ci siamo. Quando frenate non deve andare mai a pacco la molla, quindi, e deve essere già una frenata però costante, no che dopo dovete riaumentare ancora gli EPA, perché se no è finita, quindi dovete avere del margine. E la parte del freno ve l'ho spiegata. A questo punto mettiamo le viti, tagliamo un capello, questa poco perché vi potrebbe far comodo in altre situazioni, magari con altri carburatori, eccetera, di averla un po' più lunga. Ok? A questo punto, molto semplice, dobbiamo fare il setup base, quindi le misure, e a quel punto finire totalmente la macchina, la tiranteria, scusate. Mettiamo le viti qua, frenafiletti, anche qua sulla vite, non 1 chilo, morbido, mi raccomando, è solo una sicurezza in più. La squadretta andrà cambiata, come già detto, mi sembra di averlo già detto. Ok,
Eccoci ragazzi, pronti con il settaggio dei fine corsa. Allora, per prima cosa dobbiamo rifinire il subtrim. Ci occuperemo prima dello sterzo e poi della parte gas freno. Allora, per quanto riguarda lo sterzo, la prima cosa da fare è rifinire il subtrim. Come lo rifiniamo? Ci spostiamo nel menu gas, subtrim, lo mettiamo lampeggiante e poi questo è quello che faccio io, poi ognuno ha i suoi sistemi. Prendo la macchina, la metto precisamente con le ruote nella linea di una mattonella e la spingo fin quando non va dritta perfettamente, quindi vado a modificare destra o sinistra fin quando non va dritta. Chiaramente questa operazione non ve la posso far vedere, vado a farla e torno con il subtrim fatto. Credo non ci siano dubbi, insomma, deve andare dritta. Quando lo sterzo è fermo la macchina deve andare dritta, quindi subtrim centrato. Fatto, perfetto. A questo punto solleviamo la macchina da terra, meglio di tutti ovviamente col cast stand. E a questo punto gli dobbiamo andare nel menu fine corsa o EPA, che in questo caso nel KO si chiama balance. Quindi cosa facciamo? Lo mettiamo molto basso per partire, per evitare di avere problemi sia a sinistra che a destra, esempio 50 e 50, quindi vedrete che quando sterzate tutto a destra, per esempio, come stiamo facendo in questo caso, non arriverà chiaramente a fondo sterzo. A questo punto cosa facciamo? Cominciamo a salire fin quando non vediamo che la ruota smette di compiere passettini, step, via via che giriamo. Ok. Questo è l'ultimo passettino. A questo punto andiamo a sentire quanto oppone il servo, il salvaservo. In questo caso a me sembra già buono. Andiamo a provare dalla parte opposta, quindi diamo l'ok, andiamo di qua e facciamo la stessa operazione. Ok, torniamo indietro di 1 da tutti e due i lati. Perfetto. A questo punto, siccome potrebbe essersi sballato qualcosa, torniamo a provare la macchina in terra con la linea della mattonella e vediamo se tutto torna, quindi se la macchina va dritta. Perfetto. A questo punto dobbiamo fare la stessa cosa di prima con la macchina per terra per vedere se manca fine corsa. Quindi di nuovo balance, entriamo dentro, tutto a sinistra, proviamo a aumentare e vedete che manca del fine corsa. Quindi questa macchina rispetto alla vecchia, con la vecchia non succedeva praticamente mai, questa macchina rispetto alla vecchia ha bisogno di molto più EPA. Andiamo di qua. Ok, perfetto. La parte sterzo l'abbiamo completata.
A questo punto il gas. Qui vi spiegherò come faccio io e perché voi, secondo me, non dovreste farlo. Però, allora, cosa faccio io? Col calibro vado. Ok, ne metto quindi come al solito. Vado sui fine corsa del gas, high point, in questo caso ho 44. Vado a prendere la misura del carburatore e la tengo come tara. Quindi in questo caso è 53 e 8. 53 e 8 spaccati addirittura. Quindi 53,8 lo tengo come memoria. Io voglio che il carburatore apra, si sposti la ghigliottina di 6,2 mm. Quindi devo fare 52,8, 53,8 più 6,2, 6 centimetri tondi. Quindi che cosa faccio? Molto semplicemente metto il calibro così e vado a dare gas. Lascio e guardo a quanto è arrivato. In questo caso è arrivato a 59 e qualcosa. Quindi devo alzare di un paio di punti e riprovare. Un altro paio. Ok, dobbiamo scendere di uno. Quando scendete dovete richiudere il calibro. Perfetto. 6,60. Quindi in realtà perché vi sconsiglio questa tecnica? Vi sconsiglio questa tecnica perché è molto più difficile da carburare il motore quando fate così. Cosa vi consiglio invece di fare? Vi consiglio di levare il filtro dell'aria, aprire il carburatore, cioè tenere tutto gas e continuare ad alzare il parametro del fine corsa fino a quando non vedete che il foro di immissione dell'aria, la ghigliottina è completamente aperta e ha liberato tutto il foro dell'emissione dell'aria. A quel punto tornate indietro di 2 punti e andate in questa maniera, è sicuramente la soluzione più facile. Per quanto riguarda invece il freno, io non faccio fine corsa, ce l'ho qua, vedete, freno. Io praticamente parto basso, il bilanciamento l'avevamo già fatto, parto bassissimo e via via, quando faccio i primi giri in pista, vedete adesso non frena neanche, ora vabbè, così è troppo basso, andiamo a mettere sempre a 36, struscicchia, mettiamolo tipo a 40, ecco, così è già troppo, levo un paio di punti, ok. Quindi a questo punto io vado in pista così che non frena e poi via via che giro provo ad aumentarlo o a diminuirlo fin quando non trovo il mio setting ideale. Quindi fine corsa del freno io non li faccio mai, li lascio sempre a 100 come EPA, quindi il massimo possibile, e poi vado indietro con il parametro, assegnando diciamo questo parametro a uno dei tasti che ho nella radio, ma praticamente lo possono fare veramente tutti su tutte le radio. Se ci sono domande fatemi sapere. E la tiranteria è conclusa. Bene ragazzi, spero che il video vi abbia tolto numerosi dubbi sulla tiranteria, su un argomento ostico e difficile come quello della tiranteria. Per qualunque
quesito, domanda, dubbio, scrivete nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao!